Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Game for Gamer con Stefano a giocare a Satisfactory. Ahimè ragazzi, questa è la seconda volta che registro questo video perché nella prima ho avuto un inconveniente con OBS, mi ha registrato soltanto la voce del microfono, non mi ha preso nella cattura video, nella cattura dell'audio del gioco, un casino. E quindi, ahimè, alcune cose che avevo registrato in quella, nella prima registrazione non posso farvele rivedere. Vi faccio il riassunto di quello che era e andiamo avanti col gioco. Allora, nell'ultima puntata ci siamo andati ad attivare finalmente la nostra centrale a carbone compattato. L'intenzione mia oggi era iniziare a fare il restyling di questa base qua. Questa base ormai è, metto la visuale dall'alto, questa base ha ormai segnato il tempo. Ci servirà ancora perché ci servono le risorse per fare quella, però poi però possiamo smantellarla. Ci ha permesso di superare la fase 1, ci sta facendo comunque la roba in automazione, però il fatto è che con questa riusciamo a fare al massimo 4 lamiere intelligenti e inviarne 100.000 facendone 4 al minuto è davvero improponibile. Nella registrazione precedente quello che non posso farvi rivedere è questo qua, ossia il fatto che ho sbloccato tutto il tier tecnologico 3. Mi ero sbloccato soltanto l'energia a carbone con il quale abbiamo fatto la centrale, mi sono andato a sbloccare aumento sicurezza della risorsa in cui ci siamo fatti lo Xeno Basher al posto del quel cazzino che ci dava le scosse. Ora ci abbiamo sta bestia qua che dà dei mannagliate. È una specie di spada laser. Guardate che forse riesco a farvela vedere con la visuale sconnessa. Ah sì, eccola qua, sta specie di spadone laser che funziona particolarmente bene. Se trovo uno stronzo a cui delle 4 legnate ve la faccio vedere. Mi sono sbloccato il trasporto veicolare, anche se non riusciremo subito ad utilizzarlo, però intanto me lo sono andato a sbloccare, che è una delle novità della versione 1.2, cioè i camion, la possibilità di mettere i percorsi automatizzati e tutto, c'era già da prima, però dovevi registrare tu la traccia muovendo il camion sul percorso, erano più le volte che te sbagliavi, dovevi registrare 15 volte e non veniva mai né preciso né bene. Invece in questo modo, cioè invece con la nuova versione hanno introdotto la possibilità proprio di creare il percorso attraverso la nostra pistolina e dovrebbe essere molto molto meglio. E è una cosa che vorrò andare a provare, non subitissimo, ma la proveremo. Mi sono sbloccato la produzione dell'acciaio di base. Abbiamo sbloccato la fucina, i lingotti di acciaio, la trave d'acciaio, i tubi d'acciaio e la possibilità di andare a fare il secondo oggetto che ci viene richiesto nel nostro ascensore, la struttura polivalente. La fase 4 non possiamo fare nulla perché ci serve l'acciaio un po' dappertutto. L'unico che è rimasto appeso è la piattaforma di lancio nel livello 2. Sai che c'è? Andiamo a sbloccarlo anche solo perché almeno chiacchiero un po'. Allora, dove andiamo a fare la nuova base? La nuova base ce l'andiamo a fare, l'idea era di andarla a fare a fianco alla centrale elettrica. Qui dice c'è. Ce l'andiamo a fare a fianco alla centrale elettrica, è un progetto particolarmente ambizioso. Adesso andiamo in loco e vi faccio vedere il progettino, quello che ho pensato off camera, perché è un progetto veramente ambizioso sia nell'idea che nella realizzazione. Vai, zitta, zitta, zitta. Piattaforma di lancio, ragazzi, non dico che è un giochino, perché effettivamente a volte mi è capitato di doverla utilizzare, ma non è altro che questo affare qua, che è attaccato alla corrente emette in getto d'aria che ti fa volare, e questa di qui è la piattaforma d'atterraggio, questa specie di maxi budino alla menta che ti permette di atterrare senza subire danni. Altra cosa che ci servirà nella realizzazione della centrale, della base modificata, era quei dischi rigidi. Mi sono sbloccato un botto. Dove stanno? Ricordate, c'erano tutte quelle ricette alternative. Me ne sono sbloccato un botto. Ad esempio,
Apriamo il codex. Ad esempio il calcestruzzo ora non lo facciamo più soltanto dal calcare attraverso il costruttore, ma possiamo andarlo a fare nell'assemblatore, mettendoci un pizzichino di silici. Guardate, qui il rapporto è 3 a 1, da 3 calcare facciamo un calcestruzzo, qui da 12 calcare facciamo 10 calcestruzzo, nell'altra versione da 12 otterresti 4, invece mettendoci un pochino di silice vai a 10. Un'altra ricetta importantissima che andremo ad utilizzare è per le piastre di ferro rinforzate, dove invece che dalle piastre di ferro con le viti ti fai una piastra rinforzata nel rapporto 6 a 1, qui da 10 piastre di ferro te ne fai 3. Non è mica male mettendoci un po' di filo, ma il filo lo allungheremo utilizzando il Caterium. Allora, non mi serve al momento niente di particolare, andiamo in zona così vi faccio vedere il progetto, così vi faccio vedere non solo il progetto ma anche, ma te piglio va, che è un pezzo che sta qua, faccio vedere anche le risorse da cui attingeremo. Vi faccio vedere quanto è tosto lo Xenobuster. Aia. Allora, 4 mannagliate fatte bene. La zona che avevo pensato dove andare a fare il nostro restyling della nostra base principale è questa qui, proprio a fianco alla centrale elettrica a carbone compattato. Qui abbiamo un pochino tutte le risorse, abbiamo lo spazio perché il progetto è veramente particolarmente ambizioso. Ecco qua il progetto, ragazzi. Qui intorno abbiamo non poche risorse perché riusciamo a averci 2 giacimenti puri di ferro, un giacimento puro di rame Q1 impuro, ma che ci permette comunque di ingrandire il numero. Abbiamo il caterium puro, abbiamo un bel giacimento di calcare. Non vi fate spaventare dai numeri perché ora vi spiego tutto. Allora, la prima cosa che voglio dire è: questa è la centrale che fisicamente realizzeremo, ma non subito nei numeri. Ossia, non c'ho il livello tecnologico, non ci abbiamo ancora il livello tecnologico di belt e miniere per spostare tutte queste risorse. Questo complesso è ragionato con miniere di MK2 e nastri di livello 3. Quello che però possiamo subito andare a fare è realizzarla fisicamente proprio così. Ad esempio, per il minerale di rame ho progettato che ci vogliono 16,38 fonderie, andremo a mettere 17 fonderie. Per il rame 9, qualcosa metteremo giù 10 fonderie, però inizialmente viaggeranno alla metà della velocità. A regime la otterremo quando avremo le miniere di MK2 e i nastri trasportatori livello 3. Finché non raggiungiamo quella tecnologia, questa qui fisicamente la realizziamo in modo che dopo non ci devo rimettere mano, ma la calibriamo alla metà della velocità inizialmente. Quando sblocchiamo tutto, raddoppiamo la velocità, la portiamo a quello che è effettivamente il progetto e otterremo questo progetto qua. Ho utilizzato dentro un botto di ricette alternative, 7 o 8 se non mi sbaglio, e come vedete i numeri sono esplosi, perché ad esempio con questa fabbrica andremo a fare 40 piastre di ferro, di sopra ne facevo 10, 34 rotore, 34 piastre di ferro rinforzate. Nella base iniziale ne facciamo 4 e non è che io ho trovato 8 volte più del minerale di ferro precedente che avevamo di sopra ne avevamo 180, qua ne abbiamo 480, è 3 volte più, sì, ma non 10. Questo grazie alle ricette alternative, sono potentissime, se utilizzate nel modo opportuno ti permettono di decuplicare la produzione. Guardate ad esempio anche il calcare, con 300 di calcare riusciamo a fare 200 calcestruzzo e 60 silici. Ci mischiamo un pochino di quarzo, utilizziamo la doppia ricetta, quella del un pochino di calcare col quarzo per ottenere più silici, quella di un po' di silici sul calcare per ottenere più calcestruzzo, quindi è la combo tra le due una zozzata, otteniamo un botto sia di calcestruzzo che di silici e ci riusciamo a mettere da parte anche 5 limitatori di IA. Grazie al Caterium che abbiamo in zona ci aumentiamo sia la produzione di filo con il Caterium, sia ci mettiamo da parte un pochino di limitatori di A. Non è che ne servono chissà che, infatti sono soltanto 5, però 5 automatizzati, sappiamo che ce li abbiamo sempre a disposizione, quindi quando andremo poi a fare le costruzioni, ce l'avremo già in saccoccia.
senza che mi devo mettere a farli a mano ogni santissima volta. Bando alle ciance perché come vedete c'è un botto da fare. Ma io nel venì giù, ovvissimamente, che è che non ho fatto? Non mi sono preso le trivelle. Allora, tanto andiamo a vedere le risorse. Il ferro 480 è perché qui sotto a me c'è un giacimento puro. Dove sei andato? Qua, no, quella è la bauxite. Qua c'è un giacimento puro, questo qua. Più c'è, da qui ovviamente non si vede, se vi ricordate dove avevamo startato proprio all'inizio, c'è lo zolfo, c'è una puzza de greggio impuro, vabbè, ci sono i due giacimenti di rame, che sono quelli che utilizzeremo per questo progetto. Poco più avanti ci sono sia il ferro, un giacimento di ferro puro, sia uno di caterium puro, che saranno quelli che andremo ad utilizzare proprio in questo progetto. Avevo, se volevo, un altro giacimento puro che l'abbiamo visto non più tardi di un paio di puntate fa, che è dentro questa miniera, però mi sono reso conto che ho anche altro ferro. Adesso se lo ribippo probabilmente me lo fa vedere. Eccoli qua, questi sono i due giacimenti che dovrebbero essere all'interno della grotta. Più ce ne sono, anzi questo e questo dovrebbe essere quello all'interno della grotta. Più ce n'è in alto, insomma, sono tre giacimenti di ferro. La grotta da questa parte esce sul salto versante, che non so al momento cosa c'ho. Però visto che qui il ferro mi basta, me lo posso portare da lì sopra, ce l'ho qui. Questo di qui me lo voglio tenere per un eventuale complesso futuro dall'altra parte. Il calcare sarà questo qua, questo qui e questo qui, e il quarzo è quello di sotto. Quello che però non ho fatto, non mi sono portato le miniere, tanto potevamo piazzarle. Mannaggia a me, porcina. Un po' di trivelle, sì. Me ne fa una decina, me dovrebbero bastare. Ok, allora. Questa è la trivella per cui abbiamo spostato tutta la centrale inizialmente, eh. Però è venuto subito il momento di doverla utilizzare. Devo fare tutta sta struttura, dovrò fare avanti e indietro 87 volte. Non è che riesco a evitarmelo, riuscendo a sbloccare depositi dimensionali per caso. Tecnologia aliena. Allora, che ci serve? Cazzo, ci servono i tubi di acciaio. I tubi di acciaio, un centinaio ce li dovrei avere. Dopo mica mi ricordo se me li chiede anche per falla. Intanto la ricerca ce la sblocchiamo. E poi filo e... Oh. È smaria animata. Allora, la smaria animata. C'ho un po' di sma con me per farla. Sì, un po' sì. Allora, tanta ricerca ce la facciamo. Poi vedremo se riesco a farmene anche qualcuno. Non è che ne voglio chissà quanti, eh. Tanto sblocchiamo la ricerca. Sì, buono, dimmi che non mi serve l'acciaio. Te chi sei? Ah, quel cesso che hanno aggiunto. Zitto, zitto, zitto. Il cesso che hanno aggiunto per utilizzare come teletrasporto con la 1.2. Sì, 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 salve, salve. Allora, il deposito dimensionale vuole una sfera Mercer e 11 fluttuatori SMA. Per fare fluttuatori SMA mi servono i tubi. Mannaggia. I tubi d'acciaio. Niente, va. Anche oggi una gioia, domani. Vabbè. Devo arrivare all'acciaio per non poterli sbloccare. Pazienza. A te sei il razzecchio da monnezza, quindi un po' di questi posso toglierli, te no. Posso buttare via tutti i vari minerali. A posto. Allora, mi sono tirato una linea tanto per avere la stessa altezza della... Oh, no, 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 no. Scala, scala, scala al volo, scala al volo. Fa avere la stessa altezza di riferimento della centrale.
Ok, ci ha tirato sta linea per averci più o meno la stessa altezza. Non volevo andare troppo in là, perché se vi ricordate anche con la centrale ho cercato di farla più qua possibile per dire se un giorno voglio lasciarmi un'infrastruttura che mi gira qui intorno, quindi non voglio andare troppo in là neanche con questa, neanche con la fabbrica. Una visuale sconnessa, usiamola per renderci conto della prospettiva. Allora io la farei iniziare. Le risorse verranno qua parallele, via pari, parallele a questa dello zolfo. Le risorse che stanno sull'altopiano su le farei venire giù qua. Poi qua c'ho il calcare, lì c'ho il ferro e l'altro calcare. E poi le risorse sono tutte qua. Ok. Quindi la farei iniziare più o meno che quando poi vado a fare un pochino d'estetica e quindi colonne che non facciano sembra sospeso volante questo edificio possa prendere sto scoglio qua da qua alla fabbrica possiamo toglierci. Ok, poi le risorse in qualche modo decente e carino ce le porto, perché in questo caso vorrei fare che la logistica la nascondiamo un po', in modo che poi quando andiamo a fare un po' d'estetica è già pronta e non sia tutta esposta. Facciamo 4 metri come altezza o... considerando che io in genere faccio la parte sotto della logistica alta un paio di fondazioni, con la fondazione sopra i 4 metri, beh no, lo spazio alla fine è lo stesso. In questo modo mi ridice anche perfettamente, guardate. Ci può sta, quindi via. Facciamo una piattaforma che sia grandina a sufficienza. E guardate. Vai, lì in qualche modo la faccio sparire, non è un problema. Mi rubi non poco. Se invece partissimo un pochino più alti. Ok, ho cambiato, ho modificato in questo modo. Non dovrei stare in mezzo. Non mi dovrebbe stare in mezzo ai coglioni sto scoglio qua. Ok. Una bella piattaforma. Non deve entrare tutto qua la struttura, perché è vasta, avete visto un montone di roba. Quindi io pensavo di fare 2 piani. Al piano sotto ci mettiamo magari la parte che ci fa o solo lingotti, quindi sotto ci mettiamo tutte le fornaci e poi la parte sopra proprio quella produttiva in cui mettiamo i vari costruttori, assemblatori per fare tutti i prodotti. Oppure una parte dei costruttori comunque me la metto qui, quelli gli assemblatori che mi vanno a fare, tra virgolette, gli ingredienti per altre risorse e il resto me lo porto sopra. Ci devo un attimino pensare a come può essere meglio fa. Insomma, anche valutando la dimensione. Quindi per una cosa mi sono fatto un elenco di roba che ci serve. Lo vedete lì sulla destra. Mi sono preso anche i materiali. Ora ci piazziamo sì, le fonderie e vediamo dove arriviamo. Una bella scala. Oh, da cima a fondo, se no caderò altre 200 volte. Vai. Quindi vediamo un attimino dove arriviamo con le fornaci e poi ci regoliamo.
Le risorse vengono da qua, penso di farle entrare più o meno in questa zona qui. Quindi metterò... le risorse sono tante da far entrare, Tolti gli assemblatori che ci fanno la silice economica e il calcestruzzo fine, abbiamo praticamente 16 fonderie, se non più, perché poi devo vedere un attimino quando le settiamo, 16 fonderie per fare il minerale di ferro, 9, un po', quindi almeno 10 fonderie per quanto riguarda il minerale di rame e praticamente 4 fonderie per il caterium, quindi in tutto abbiamo oltre 30 fonderie, infatti me ne sono segnate 30 appunto. E la roba da fare entrare è veramente tanta, quindi se una me la lascio più o meno poi per fare un po' di grafica, una sola a me basterà poi per gestirmi tutta la logistica? Bella domanda. Famo che ce la famo bastare, in qualche modo ce la famo bastare. Ok, mi metto questo che almeno lo vedo anche da di sopra come riferimento. Partiamo da là, dai. Sperando che le misure che mi sono preso me bastino. Togli la fonderia, togli... Sì, la fonderia, la fondazione. Togli la scala. Allora, iniziamo a mettere le fonderie. Allora, il ferro è lì. Dai là mi vengono rame e caterium. Ne servono più che altri vicino. Il caterium col rame e il rame col ferro. Quindi, partiamo dal caterium. Mi piazzo le 4 del caterium qua. Per prima mi piazzo le 4 del caterium. Una. Ci ho preso come altezza? Sì. 2. 3. E 4. E forse davanti ci vengono bene anche i costruttori. Allora, ho provato a piazzarle così, in modo che fosse anche un pochino ordinato e ci avesse anche un minimo di simmetria e un minimo di senso estetico. Allora, queste qui in fondo sono quelle del Caterium. Me ne servivano in teoria soltanto 3. Però i numeri per non usare lumache ne bastavano 4. Con 4 non usavo nessuna lumaca. Però visto che sia quelle del rame che quelle del ferro mi vanno a gruppi di 5, ho messo la quinta anche qua. Poi numericamente me la setta, meno esteticamente anche ardice anche all'occhio. Queste 10 qui davanti sono quelle che ci faranno i lingotti di rame. E invece queste quelle sono le 15 che ci lavoreranno il ferro. Me ce ne volevano 16 e qui eventualmente metterò una lumachina da qualche parte e così almeno abbiamo un qualcosa di esteticamente anche decente da guardare. Qui davanti, visto che ancora un pochino di spazio ce l'abbiamo, anche se io vorrei magari un giorno fa passare qualcosa di qui davanti un po' di spazio ce l'abbiamo, vediamo se ci può bastare per fare magari qualche altro prodotto in modo da non andare eccessivamente se no in altezza, se no invece che 2 piani me ce ne vogliono 3. Allora, cominciamo a settare quelli del Caterium. Allora, per il Caterium avrei bisogno in teoria di 3,22 fonderie che mi facciano 12,22 lingotti che mi devono andare agli assemblatori che mi fanno il filo fuso, quindi che prendono un po' di lingotti di rame, un po' di lingotti di Caterium e mi fanno il filo fondamentalmente, con la ricetta alternativa del filo fuso. Altri 36 lingotti mi devono andare ai costruttori per fare il filo rapido. Il filo rapido ci serve per fare i limitatori di A e perché me ne voglio mettere da parte un po'. Ci serviranno più avanti sia per le ricerche sia per fare altra roba in giro per la mappa. Quindi me ne voglio mettere un po' da parte. Un'ottantina non è tantissimo. Effettivamente potevo fare di più tanto che c'ero. Però me ne accontento di 80. Dai, casomai ci metto mani più avanti. Allora... Quello per andare agli assemblatori me ne chiede 12,22. Allora facciamo 12,22. E questo sarà quello che mi va agli assemblatori. Le altre 4 mi devono fare 36 lingotti al minuto. Quindi ognuna mi deve fare 9 lingotti, semplicemente.
andranno al 60%, vanno un pochino più piano. Tanto le risorse ce l'avemo per costruirle, la corrente non è un problema, nel senso che neanche aggiungendo ne una, me stravolgo la base o chissà che, e queste sono settate per fare i lingotti di Caterium. Questa qua ci farà i lingotti di Caterium che verranno utilizzati per fare il filo, queste 4 ci faranno i lingotti che vengono utilizzati per fare il filo rapido. Discorso diverso invece per il rame. Allora, mi servono 48,89 lingotti per fare il filo fuso. Allora, tu sei del filo fuso. Quindi potrei fare, visto che ognuna di queste con rame mi fa 30 e devo fare 48,89, 48,9, vuoi essere buono, diviso 2, 24,45. Quindi ognuna di queste due mandrà 24,45 lingotti al minuto. Copia e vai. Incolla. Perfetto. Quindi il filo rapido sarà tutto qui. E qua giù in fondo magari possiamo anche andarlo a fare perché mi chiede solo 4 assemblatori. Alla fine il filo rapido, il filo me lo posso fare anche di qui di sotto. Male non sarebbe come idea. Le altre 8 invece mi devono andare a fare i lingotti che servono per fare le lamiere di rame. Lamiere di rame che servono una ventina me ne metto da parte per fare poi le costruzioni con i tubi, insomma come abbiamo fatto ad esempio con la centrale, ci saranno altre cose dei tubi da fare, quindi le lamiere di rame ci servono. Ma la maggior parte ci andremo a fare i rotori con la ricetta alternativa del rotore in rame. Quanti ne devo fare? Allora, ne devo andare a fare 226 unità, megoglioni, e dovranno viaggiare quindi su due linee diverse, quindi le faccio lavorare parallele. Allora 226 diviso 8, 28,25 l'una, 28,25 l'una per 4, siamo precisi sotto i 120 per farle viaggiare su una belt. Ok, quindi 28,25 l'una è il settaggio di ogni fonderia. Poi queste 4 le raccogliamo insieme, queste 4 le raccogliamo insieme, le manderemo agli assemblatori per fare, anzi ai costruttori per fare le lamiere di rame. Ah, abbiamo detto 28 e 25, mi setto la prima, tanto sono tutte uguali. 28 e 25, babini, copia. Oh, ti è piaciuto? E ti è piaciuto. E control. Ok, e anche tutto il rame è settato. Perfetto. Allora, una me deve fare i lingotti per farmi le barre di ferro da mettermi da parte. E me ne deve fare soltanto 15. E ti dico che se questa di più davanti va alla metà della velocità e questa sarà quella che ci andrà a fare le barre di ferro, per mettere da parte, che ci posso mettere davanti per riconoscerla, se no poi me la dimentico sicuro. Te. Vabbè, facciamo così. Non ce l'ho, ecco. Mi dai una barra di ferro sola? Una. Che vuoi il culo che me le metti sopra, mo? Sì. Ok, così magari me la ricordo in qualche modo. Ok. Quell'altre 15 a moriremo. A 185 lingotti mi devono andare per fare. Mi devono andare da una parte per fare le viti. Poi sarebbe 184, 83. Famo 185. Diviso 30 è poco più di 6. E se famo invece 185 meno 5 per 30, ne dovrei settare 5 al 100% e una a 35 con la lumaca, la famosa lumachina che dicevo. Allora, te sei quella con la lumachina, dai. Te me devi andare a 35 al minuto. Ok. E queste 4 dietro saranno, anzi queste 5 dietro saranno quelle che invece mi vanno al 100%. Ok.
per ricordarmi che te sei delle viti, ti ci metto questo, ma non c'ho le viti da poterci piazzare. E vi starete domandando, perché è giusto che ve lo state domandando, ma non dovevamo mandarla alla metà della velocità? Sì, la mandiamo alla metà della velocità, ma per ora la setto tutta al massimo. Poi ci ripasso e diminuisco a metà, perché prima devo capire chi fa cosa per cosa. Una volta fatto, stabilito chi lavora per fare cosa, semplicemente riduco la metà di qui. Ad esempio la lumaca io ce la lascerò, ma imposterò invece che 35 a metà dei 35, ossia 17,5, e la lumaca ce la lascio perché mi devo ricordare che questa è quella da impostare a 35. So che devo semplicemente moltiplicarle per 2, poi verrò qua e scriverò 35 successivamente, e la lumaca già ce la lascio. Quindi per adesso le impostiamo al 100%, poi off camera anche da solo ci ripasso a impostarle alla metà. Per ora facciamola fisicamente come deve essere, una volta raggiunto il tier tecnologico finale, insomma quello che ci interessa. Ora ci abbiamo rimasto libere queste ultime 8 qua. 8 che, se mandate al massimo, mi fanno 240, ma a me servono 267,5 lingotti. Oz. 267 diviso 8 quanto farebbe? 33. 267 meno 7 per 30, 6 per 30, in questo caso sarebbe diviso 2, 43,5, è ancora troppo. 5 per 30 diviso 3, anzi fa così, 4 per 30 diviso 4, rimane che comunque anche riunite per 4 siamo sopra le 120. Ah no, quello non è un problema, perché comunque a 120 ci andranno solo dopo quando so il doppio. Ah, quello non è un problema. Allora me ne setto 4 al 100% a 30 e 4 a 36,75. Così ci metto soltanto un lumacone a testa. Ce l'ho 4 lumache con me? 3. Ma c'ho per fare il banco del lavoro e c'ho tanto bene la lumaca. Che culo. Vai. Sì, quindi ho le 4 lumache che mi servono. Allora, visto che dopo le riunirò a coppie dei 4, perché poi cosa mi dici che avevo messo male? Perché avevo messo male. Ok. Vi metterò a coppie dei 4. Allora, queste due sono già impegnate. Quelle fanno le barre, queste sta con le viti dietro. Vi riunirò a gruppetti dei 4. Allora, queste 4 qua, 1, 2, 3 e 4 sono a 36,75 e queste andranno semplicemente al 100%. Ok, e queste sono le 4, anzi le 8 fonderie che mi andranno a fare le piastre di ferro. Sia per le piastre di ferro, sia per andare a fare poi le piastre di ferro rinforzate con la ricetta delle piastre di ferro intrecciata. Queste 4, 2 con le lumache e 2 senza, e queste 4, 2 con le lumache e 2 senza. Perfetto. Ma come facciamo il collegamento con la logistica sotto? Allora, non tu, ma tu. Semplicemente così. Facendo un buco sul pavimento e mettendo gli ascensori che ci portano di sotto le risorse. E poi sarà sotto la vera logistica, quella che lì è tutta esposta e in bella vista. Tutto il magheggio sarà sotto, il piano sotto poi lo nasconderemo con l'estetica. E qui sopra vedremo soltanto le fucine e gli ascensori. Allora, te sei 36,66. Comunque sempre sotto i 60, quindi mi basta nastro livello 1.
Ok, e quelle del Caterham le abbiamo sistemate. Anche per rame tutto sotto 60. Ok, sistemato anche il rame. No, anche per il ferro, se non erro, quelle che vanno più veloci sono queste qua, e che vanno a 36,75. 36,75 sia in ingresso che in uscita, quindi tutto livello 1. Ok, questo sarà quello che si vede al piano, l'unica cosa che rimarrà visibile una volta che avremo completato tutta la struttura è proprio questa roba qua. Adesso i magheggi li andiamo a fare di sotto. Tutti i magheggi li faremo di sotto, ma li facciamo nella prossima puntata, che magari apriamo che vi ho già portato le risorse qua off camera, preparerò tutto il percorso che devono fare le risorse, così una volta che abbiamo le risorse impostiamo per benino anche il di sotto fatto per bene. Mo' finimo il piano e poi ci salutiamo, ragazzi. Ah, non volevo proprio arrivare qua giù, quindi cercheremo di fare giusto qualche altro prodottino sotto per non fare il terzo piano. Sto cercando di evitare di fare il terzo piano. Allora, di qui però ci possiamo fare il filo rapido, ci possiamo fare il filo. Allora, intanto ci possiamo fare il filo rapido e il filo sicuramente. Poi vediamo se riesco a metterci anche qualcos'altro. Allora, per fare il filo rapido ho bisogno di 3 costruttori. Se te metto così, sporgi troppo davanti un po'. Così sta sopra le cose di ventilazione, sia davanti che dietro. Ok. Almeno di larghezza occupi solo una fondazione. Perfetto. A questo mi fanno il filo rapido. Quello per il filo rapido avevamo detto era questa qua, la fonderia. Devo ottenere 180 filo rapido. Buon uomo, quanto me ne fa uno? 60. Allora, mi servono 80 da mettere da parte e 100 per fare i limitatori di IA. Però gli 80 da parte non è che devono essere 80 proprio ogni singolo minuto, qualche volta possono essere 78, qualche volta possono essere 82. Quindi o per non mettere il quarto costruttore, anche se mi ridirebbe quei 4 assemblatori del filo e del filo fuso, che la cosa non mi dispiacerebbe, perché sennò potrei utilizzare un separatore intelligente che finché insomma non è piena la linea dei limitatori, mi manda il filo rapido, lì poi l'eccesso me lo mette da parte. Però se io mettessi il quarto costruttore non sarebbe malvagia come idea, perché poi io ho 4 assemblatori per fare il filo fuso, sarebbero 4,08, ma lumachina piccola piccola, giusto per fare qualcosina più. Poi fammi vedere se riesco a farli ridì. Allora, se mi sposto i costruttori leggerissimamente più di qua, oppure lì equidistanzio come ho fatto con gli assemblatori, stiamo anche sulla stessa linea. Non mi dispiace come idea. Che mi dici così? Come si vede la cosa? Dai, va bene. Non è malvagia. Poi di qui mi fermerei. Ma che alla lunghezza della centrale ci posso anche arrivare.
Se arrivo qua, mi tolgo le ultime due, lo spazio per far passare un'eventuale roba sopra c'è. Quindi di qui davanti c'è ancora spazio per fare della roba. Poi proprio in cima ci mettiamo l'ultimo... veramente le ultime cose. Allora, intanto settiamo i costruttori. Mi serve 100 filo rapido che mi va a fa i limitatori di IA e 80 per mettere da parte. Allora, tu uno mi fa 60, quindi questi mi fanno 40 l'uno, i primi due mi faranno 40 l'uno e sono quelli che mi andrò a mettere da parte. Questi qua invece mi fanno 50 a testa. Gli ultimi due sono quelli che andranno a fare il limitatore di IA. Invece per quanto riguarda il filo fuso, andiamo a piede da ride. Com'è la ricetta? Che non me la ricordo. Allora, da un lingotto decaterium, 4 di rame, 30 filo, quindi al minuto so 3, 12 e 90. Allora, il primo mi fa i 60 di filo che mi devono andare al costruttore per fare i 30 cavo e 30 filo li mette da parte. Utilizzerò il separatore intelligente una volta che la linea del costruttore del cavo è piena, il cavo mi viene messo da parte. Questi altri tre in tre mi devono fare la bellezza dei 276 filo di mortacci. Uno deve andare più forte, infatti. Allora, tanto me li metto tutti al 100%. Così scemo 270. Uno mi deve fare 7 fili in più. Quindi me la piglio un culo che le lumache c'è tutte su. Mannaggia. Non ce n'è una in zona. No. C'è un cazzo in zona. Mannaggia. Tagliettino, arrivo subito, eh. No, in realtà c'è. Dove sta? Ma guarda dove sta. Niente. Tagliettino, arrivo. Riecchime. Allora, erano 276 cavi. 3x9. Sì. 3x9, 27, quindi 270. Questo me ne deve fare. Mettendoci una lumachina. Oh, 96,7. Ok. E questo è il filo che andremo ad utilizzare per fare le piastre intrecciate. Le piastre di ferro rinforzate con la ricetta alternativa delle piastre di ferro intrecciate. Questi sono i 25 costruttori che ci andranno a lavorare tutti i lingotti di ferro per fare barre, piastre di ferro e viti con la ricetta delle viti pesto fuse. Questi 8 assemblatori qua invece ci lavoreranno silice e calce per darci calce e strozzo e la silice con la ricetta della silice economica. Ma ragazzi, settiamo tutto nella prossima puntata, altrimenti questo video ho paura ci vada un pochino lungo. Intanto abbiamo progettato e impostato quello che è il primo piano della nostra fabbrica per il restyling della base principale, che alla fine ci andrà a fare le piastre intelligenti per l'ascensore spaziale. Per questa puntata direi di salutarci qui ragazzi, grazie di essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Satisfactory e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora ragazzi, buona giornata e alla prossima. Ciao!